Ok, siamo qua con Letizia. Ciao Elena. Ciao a tutti, ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi e come si presenta a te. Allora, vedo che è lei ed è sopra un cavallo, ha un cappello tipo cowboy e con il cavallo gira in cerchio e quello che lei fa è un po' simile, sai, a quelle persone che, cioè, mi viene in mente il film L'uomo che sussurrava ai cavalli, no? Che riusciva a comunicare con col cavallo, ma quello che fa tramite il suo contatto con i cavalli è guarire gli animali sofferenti. È una vita precedente? Sì, penso di sì. Sì, sì. Era cowboy, uomo, Donna. donna, una cowwoman, Sì. un cowboy donna. Ti dà l'autorizzazione? Mhm. Ok. Vibrazione, 1,5 miliardi. consapevolezza, 180%. PSPE, PS 38 e PE 62. vite precedenti, 1015. cervello. 8,8. Andiamo subito a 3-5 anni, quando Mhm. la mamma, lei se lo ricorda molto bene, la porta in un posto, non sappiamo cosa, diciamo una grande casa, bella, molto ampia, pavimenti a scacchi bianchi e neri. Lei bambina gioca, salta su quelli bianchi evitando quelli neri o su quelli neri evitando quelli bianchi. Portone grande, grande, una signora, la padrona di casa, le dà la mano e le dice vieni con me. Poi più nulla e poi si ricorda una grande bambola, un premio, un regalo. Cosa è successo? Allora lì, vabbè, questa famiglia era massoni, erano massoni. Questo era chiaro da subito. Vedo anche che fuori dalla casa, magari non si ricorda, ma all'entrata vedo proprio, sai, due tipiche colonne Mm. con le pigne sopra. Ehm, quello che Igna hanno che è fatto. la pineale, no? Sì, sì. Oh, vedo, Sì. non lo sa nessuno, sta Ah, benedetta ah, ok, ok. pineale, la Sì, pigna, è il tutti che simbolo bella della la pineale. pigna, che bella No, la no, pigna, no? invece no. Sì. Indica Quindi il controllo esoterismo, sulla pineale. mi fanno Esatto. ridere quelli che dicono, ah no, esoterismo, no, no, esoterismo siete circondati dall'esoterismo. Mm, Mettevi un giro in infatti. una qualunque chiesa è tutto esoterismo, Mm, tutto esoterismo. Esoterismo vuol dire infatti. conoscenza. Mm. Infatti quello che le hanno fatto è una specie di esorcismo, cioè eh, è come se fosse stata fatta un'iniziazione ma con lo stile dell'esorcismo. Cioè vedo questa cosa, no? No, perché era come Cosa le hanno fatto prima di tutto? Lei ha mangiato qualcosa? Le hanno fatto bere qualcosa? un succo, vedo, Stare? un Mm? succo. Mhm. Ha bevuto il succo, forse appena prima di andare via con la signorina, beh, tanto i tempi li conoscono, quindi probabilmente a tavola o in quel contesto lì le hanno dato da bere un succo. Drogato? Mhm, sì, in modo tale che lei si addormentasse e l'hanno sdraiata su questo altare. Vedo tipo un tavolino con intorno. Allora, sopra è circondato da candele fino a tipo metà, no?
cioè da metà in su, circondato da candele. Lei o l'altare? L'altare, Ok. l'altare lì sopra. Mm, Ha dei gradini, ha degli appoggi. no, L'altare. No. è messo sotto tipo una pietra, c'è tipo una pietra sotto e sopra questo piano orizzontale. Davanti, cioè dove ci sono i piedi vicino al muro, vedo un semicerchio di sedie con delle persone. Ehm, è stato un rito di iniziazione fatto tipo come se fosse cioè vengono dette delle cose, Mm, vengono dette delle cose che aprono dei canali. Io ok. vedo, Vabbè, che si sono aperti dei canali era evidente. Ma c'è stata violenza, qualcosa di sessuale? no, Parole. sì, sì, Mamma dov'è? davanti, che guarda, Papà? anche. Ok. Papà in quel periodo lavorava molto bene, andava tutto molto bene. Una famiglia in realtà iellata, beffata e truffata in tutti i modi che adesso vediamo. E allora, quello che poi è successo davvero adesso lo vediamo, ma gli intenti quali erano? Privare la bambina della iella familiare? No, 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 no. No. Assolutamente. Allora, diciamo che è stato un compromesso che il papà ha accettato. Allora, diciamo che questa tipologia di famiglie per loro è l'ideale Manipolare, certo. da pioppare, no? Cioè, ok, tu continui ad andare bene, ti facciamo andare bene tutto, però devi permetterci di fare degli esperimenti. Loro gli hanno detto che facevano degli esperimenti con lei, non che volevano aprire un canale energetico e poi fare altre cose magari dopo. Poi non sono state fatte, però l'ideale era quello, no? Mhm. Questo però vedo proprio che l'interferenza, no? Come se c'erano delle persone lì che facevano questo rituale che non erano umanoidi, non erano completamente umani, no? E Mhm. quindi a- mm, in quel momento lì hanno messo anche ecco, gli hanno messo anche degli impianti e da lì in poi hanno iniziato a fare le abduction, quelle che lei spesso ha visto e sentito. Sì, ma l'intento qual era? Che mi sfugge. Allora, due cose, cioè vanno in parallelo spesso in questi casi, no? Dove non è, diciamo che è la parte rituale però più bassa, no? Non quella dell'elite dove cioè Mm. tra loro è fatto tutto alla luce del sole è chiaro, qua è fatto un po' in maniera subdola, no? Quindi ci sono due cose che fanno insieme, tipo in questo caso. Iniziano ad aprire i canali energetici per ciucciare energie, a fare esperimenti con abduction e cose così, per poi passare a uno step successivo dove poi fanno anche dei riti, iniziano a fare riti, possono essere satanici, di violenza, così, però è uno step successivo. C'è E quello lì stato... infatti poi l'ha rifiutato, nel senso che gli hanno non è riproposto. andato avanti. Esatto. Qual era lo step successivo? Il successivo era iniziare a fare delle violenze per fare dei riti satanici. Violenza sessuale? Anche, Il padre si è ricreduto. sì, non perché Ok. sapesse di preciso cosa volessero fare, perché non lo dicono, ma ha visto che quello che gli proponevano non era tanto pulito e quindi ha rifiutato. Scommetto che dopo le cose sul lavoro sono andate molto meno Infatti, bene. certo. È così, Letizia? Certo. Ok. Chiamiamolo il disincarnato di oggi. Ah-ah. Chiamiamo tutti i disincarnati della Letizia, della famiglia di Letizia, tutta la linea di parenti, Mh. tutti quelli coinvolti da probabili
problemi dinastici e non. Tutti, Mm. bisnonni, nonni, trisavoli, di su, di giù, ramo paterno, ramo materno. Come si dice in campagna, tutto grosso. Ottima pronuncia. Guai a chi dice il contrario. Che poi è tutto quanto, non è tutto grosso. Mm. Così evitiamo tutti i commenti, guarda che è tutto quanto. Va bene, chiamali capo fila il padre, dimmi come lo vedi. Mm. Lo vedo che arriva in giacca e cravatta col cappello. Mhm. Mm. Boh, eri un po' in attesa. Mm. È come se attendesse che qualcuno gli facesse delle domande. Che cosa, a cosa è stata sottoposta Letizia? Quello che mi avevano detto erano l'avevano proposto come mm, degli esperimenti che loro facevano per far sì che Letizia stesse meglio in seguito ai suoi problemi, ma eh, mi hanno detto che avrebbero fatto degli esperimenti che l'avrebbero addormentata, ma non sapevo che avrebbero fatto invece delle altre cose, cioè gli esperimenti, ma a danno di Letizia, non a favore, quindi io ho accettato, ma poi quando eravamo lì abbiamo capito che c'era qualcosa di strano, quindi dopo 3 volte gli abbiamo detto che di spiegarci bene cosa stessero facendo e loro ci hanno proposto lo step successivo, noi ci siamo rifiutati. Avete preso dei soldi? Abbiamo preso lavoro, mi davano tanto lavoro, indirizzavano tutto il lavoro verso di me. E quando avete detto di no, il lavoro è finito? Mhm. Sì, anzi, proprio andato proprio male. Va bene, non facciamo subito il lavoro con il papà, con te Mhm, che stai canalizzando il papà. mhm, Lo lasciamo lì insieme a tutti i parenti davanti al portale aureo chiuso, mhm, in modo che vedano tutta la sessione. E in modo che ci poniamo questa sfida, alla fine lo aprano loro il portale con le loro braccine. mhm. Va bene, quanti si sono presentati oltre al papà? In 300. Ok. Oltre al papà, in questi 300 c'è qualcuno che spicca. C'è il primo, quello che ha fatto il contratto per primo, la cui PS ha fatto il contratto per primo. Chi è un trisavolo, Mm, trisavolo, mm. una cosa vecchissima, Ci- uomo. sì, 6 generazioni indietro. E il succo del contratto qual è? Miseria. Sì, tramite proprio i beni materiali, terre, case. È come se... Allora lì, Che è successo? allora, c'era una figlia, c'era una figlia malata di peste, mi dice, cioè vedo, e nella disperazione, cercare un aiuto, c'è stata questa persona che nella sua disperazione ha detto ti aiuto io, ma tu mi devi dare qualcosa in cambio. E da lì, allora, ha salvato la figlia
Quindi a lui è apparso tipo un santone, no? Tipo un guaritore. La figlia è stata bene, ma gli ha dovuto dare tutto quello che aveva a casa e terreni. E da lì è partito tutto. Come si chiama questo contratto eterico? Spartizione. A dire il vero, quello spartum mi viene, però. Questo trisavolo, questo vecchio Mm. antico, è italiano? Eh, austriaco. Come si chiama? Wolfgang. Ok. Vediamo tutte le entità legate a questo contratto, quindi di fatto interferenti anche con Letizia, quindi di fatto un'entità di Letizia Sì, legate sì, a costoro. infatti è la stessa, c'è la stessa. Allora, è un grosso leone, direi. Beh, sì, mana, fenice, boh, una via di mezzo, Mm. comunque. Felenoide. Ehm, allora, beh, vedo questa cosa particolare. Allora, è come se fosse collegato a un unico progetto di fallimentare, no? Proprio legato agli immobili, ai terreni. Mhm. È come se cioè che la perdita di terreni, case, così, mh, generasse una vibrazione bassa di un certo tipo. Mhm. Ok, quindi loro sono stati in grado di riconoscerla, tra virgolette, e hanno visto che Mm. con questo metodo la producono sempre così, e quindi come se fosse una parte, no? Mm, una parte di esperimento per abbassare le energie consolidata e quindi la tengono molto Mm. in Ma il maniera meccanica. contratto, ci sono tanti contratti tutti uguali o il contratto uno solo, lì da qualche parte e tutti con il loro bravo filo sono connessi? Quindi Letizia, adesso io non ricordo i parenti di Letizia, sei dei fratelli, non ricordo, hai Fratello, dei sì. fratelli, sì. I fratelli, la madre, il padre che non c'è più, ma è che comunque è connesso. Come funziona? Il contratto è uno e loro sono connessi, o ognuno ha fatto la sua fotocopia del contratto? No, ognuno ha fatto la fotocopia del contratto, no? Quindi diciamo che in quell'occasione là le entità sono riusciti ad agganciarli, no? Ok, per produrre quel tipo di vibrazione bassa. Ok, e ogni volta PS firma un contratto e Mhm. l'elemento comune è fallimento c'è appunto la perdita di case o terreni che fa sì che la vibrazione rimanga lì. Poi tutto il contorno cambia. L'elemento comune che loro rifirmano è quello, diciamo, tra le varie clausole, quella è l'unica che rimane uguale. Va bene, vediamo tutte le entità di Letizia. Fenice Leone. Sotto? Ehm, mm, vedo 3 rettili piccolini. Sopra? Non la- Sopra vedo questa grossa entità comune Mhm. gestita da Odino. Come entità comune. Ah, Mm, mm, no, un'entità, un contratto cappello, un contratto ombrello. esatto, ok, che è Ma tu lo vedevi così? adesso, sì, sì, c'è. Non è quello della famiglia di Letizia, è quello in generale di tutti. C'è un po' come le entità mentali collettive, qua Mhm. c'è questa cosa, Entità eteriche collettive, cioè? boh, sì,
c'è un accumulo di questa. Allora, quando loro riescono ad arrivare a riprodurre la stessa vibrazione negativa con lo stesso metodo, quindi con la perdita delle case terreni in questo caso, loro raggruppano tutto in un'unica La contenuto. iella, la possiamo definire come iella. Però è solo riguardo a terreni e case, Ok. ok? Terreni e case. Beh, sì. Oddio, nel caso di Letizia è aumentata anche poi sul lavoro. Lei ha sempre lo stesso Perché stipendio, non genera modifiche nel suo lavoro, adesso non diciamo quale, come, eccetera, e in realtà deve sempre stare male. I suoi datori di lavoro la tengono sempre sul filo del rasoio. esatto. Non c'entrano in questo caso tanto i terreni sì, sono cause ancora in essere della famiglia, i nonni potevano diventare proprietari dei terreni, se ne sono andati 3 mesi prima che questa legge all'epoca la mezzadria, no? Diventasse effettiva. Sfighe, Iella, sfighe su sfighe. Sì. Però Sui termini, sì, dimmi. se lei tiene un profilo basso economico, sempre con fatica, non è che può, cioè è a rischio anche la casa, lei che riesce, che adesso sta riuscendo a battersi con la sua PS, ok? Con la Mhm, sua centratura e sua consapevolezza, sta riuscendo a contrastare questa cosa, ma con una fatica enorme, mhm. Una ok? fatica enorme e con anche poche speranze se non fosse Eh, arrivata questa sessione, esatto. senza peccare di presunzioni, No, diciamo, no, certo. perché di fatto noi siamo qua a fare sta cosa, ma è lei che ci ha trovato, è lei che si è messa lì, è lei che si è stancata tante volte di tanti percorsi, di tanti video, di tante questioni e questa volta non si è ancora stancata, anzi sta diventando Mm. bulimica di sessioni, ne vede una al giorno se non di più. Ci ha raccontato lei queste cose, quindi. Diceva appunto che anche il fratello, da quando guarda 2 sessioni o conosce questa cosa, ha migliorato nel lavoro, quindi diciamo le loro due PS stanno riuscendo, con fatica, ma stanno riuscendo a contrastare questa cosa. Mhm. Io ho una decina di persone che non hanno fatto una sessione con me, che le hanno viste tutte che sono tutte, e sono cambiate da così a così. Mm, Me lo continuano a scrivere, continuano a dirmelo, io sono solo che contento, evviva. mm, mm. Infatti, quando mi dicono, ma è Bigino, guardatevele tutte. Eh, certo. Ma non ho tempo, c'è sempre il tempo. Si possono anche solo ascoltare, quindi non ci sono più scuse. Ci sono un'infinità di momenti nella giornata, guidando, andando in palestra, facendo una passeggiata in cui si possono ascoltare le sessioni. Basta l'intento, basta il desiderio, basta il voler uscire da una condizione ed entrare in una migliore. Le condizioni ci sono sempre, tutti, e ripeto, tutti possono ascoltare almeno 2 sessioni al giorno. Quindi in Mm, 3 mesi le hanno viste tutte. Qualcosa di meno, magari qualcosa di più a seconda di, senza diventarci pazzi. Poi non è che voglio diventare il promotore di sti video, alla fine. Però si ottengono dei risultati, per mm, mm. cui è inevitabile che. Va bene. Che sessione particolare e rallentata? Entità mentali ci Ce ne sono? sono, sì, ce ne sono due. Allora, mm, 2 o 3? no, ce ne sono due, ma non sono autonome tra loro, come se cioè le vedo direttamente collegate al felinoide, come se Mm, fosse l'unica, cioè io altre interferenze in Letizia, neanche te che vedo. Vedo questo felinoide e vedo queste due entità mentali è come se facessero un arco mhm, di interferenza, non so come dire, no? Quindi le entità mm. mentali di qua, il felinoide qua e ci fosse un arco. Le due colonne massoniche, una eterica e una mentale, se Sì. vogliamo. Mm. Non ci sono i DL, quindi? Ci sono i DL che aiutano questa comunicazione. Quanti? 3. Ok. Tutti quelli che mi scrivono cos'è un DL? Ah,
EDL, essere di luce. Va bene, che livello le entità mentali e che 2, scopi? 2, 4. Mhm. Ehm, mm, bah, Vedo una roba stranissima oggi, veramente a spiegarlo. Anche lì è come se la 2 fosse collegata alla 4 e poi dalla 4 inizia questo arco. Ehm, E qual è lo scopo? allora, lo scopo è che la 2, allora, la 2 manda i pensieri negativi a Letizia, quindi tipo quello che diceva prima, no? No, tanto non ce la fai, no, tanto tu non sei in grado, no, tanto tu sei diversa, tanto tu qua, no? Tutte queste cose qua che la rendono insicura mm, e la fermano, diciamo, la bloccano, insicura e incerta, e dubbiosa, confusa. Ok? Quando le vibrazioni sono basse, la 4 questa, riprende il collegamento, ok, delle informazioni dei dati e con questo arco gli EDL la manda al felinoide. Felinoide la interferisce anche lui Mhm. in questa maniera e fa sì che ci siano dall'esterno dei blocchi tipo appunto al lavoro, non ti diamo più gli straordinari, non ti diamo più i premi, eh, tutte le cose che fanno sì che lei rimanga lì ferma, no? L'entità di livello 4, come sua azione che vedo che può fare, che fa, che è quella che lei ha da sempre. Io direi che è quella ehm, di quella cosa, quella parola che non mi ricordo che ha detto lei, però ti dico qual è il meccanismo, quello che lei non riconosce le persone, no? Ok, sì. Quindi fa sì che, allora lei ha in mente, no? Dice adesso cerco mio fratello. È come se fratello uguale una faccia bianca, quindi che non ha, si ricorda più o meno i contorni, ma che non ha una fisionomia, no? E quindi Mhm. ci mette un attimo a riconoscerlo, a ricollegare. E questo glielo fa l'entità di livello 4. Lei ci ha proprio spiegato questo, che non so, va al supermercato col fratello e deve ricordarsi che cappotto ha, che tipo di scarpe, perché non riconosce il viso. Mm, Il mm, mm, fratello mm. è diversamente pettinato come me, quindi ha i capelli diversamente pettinati e a volte le è capitato di, vergognandosi, di parlare con qualcuno diversamente pettinato come me. E poi solo dopo, riconoscendolo dalla voce diversa, che non era appunto il fratello, vergognandosi, come si dice in alcune zone dell'Italia, vergognandosi la faccia. Eh. Vabbè, bisogna ridere, no? Tanto Letizia ride sempre, quindi... Va bene. Entità mentali. Impianti mentali? Ehm, quello che lei diceva prima, che l'emisfero occipitale del cervello non comunica con quello frontale, Mm. in realtà è quello che le fanno credere. Io vedo che c'è proprio tipo, sai, una staffa di metallo, che non è di metallo, ma che è un impianto mentale, no? Come se Mhm. unisse questi due emisferi invece che separarli, ma serve per mandargli gli impulsi mm, diversi, no? Come se gli interrompessero loro volontariamente le informazioni tra un emisfero e l'altro, perché vedo è come se quando lei è nata aveva oh mamma mia, difficile da spiegare, aveva una Vai, vai. super comunicazione tra questi due emisferi. Era più veloce, più ampia, più... Probabilmente se non gli avessero messo direttamente questo impianto mentale alla nascita, lei avrebbe dei ricordi fin da quando era nella pancia. Cioè mi viene questa cosa qua, vedo questa cosa qua, quindi una... E,
non solo di quando aveva la pancia, avrebbe avuto dei ricordi dalle altre vite, quindi le capacità che la PS ha imparato dalle altre vite, lei se le sarebbe ricordate. Va bene, causa esoterica di incontro ravvicinato, abduction. Sì, Ombelico scottato dopo aver prenotato la sessione. oltre abduction. Quante ne ha al mese? 6. Problemi fisici ed eterici. Vabbè, molto vago. Io vedo in generale sono collegati all'abduction, proprio alla parte perché fanno delle abduction fisiche solitamente, quindi magari ha dei residui delle abduction che gli vengono fatti. Non riconoscere le persone, l'abbiamo detto. Cali di memoria o scarsa Uguale, memoria. stessa cosa, quell'impianto mentale lì. Sogni vividi. E si ricorda, la PS si sveglia spesso quando le fanno le abduction e lei vede le cose. Il rifiuto delle cure mediche. La sua, diciamo, le antenne alzate rispetto a quello che è la medicina ufficiale in generale, quindi poca fiducia. Avere l'anomia di quella che porta male. Quello è il problema degli altri, non è il suo problema. Indemoniata. Anche quella è una sua idea che le fanno credere le entità di livello, soprattutto le entità di livello 2, per farla sentire inadeguata, diversa. Eh, gelosie attirate. Nonostante lei non abbia elementi che possano provocare gelosie, perché lei dice io sono indigente, io sono sempre sul filo del rasoio, tutti ci invidiano. Sì, sono sempre Sul interferenze, lavoro, vicini. sono interferenze dall'esterno che servono sempre per renderla, per farla sentire diversa, insicura, inadeguata. Fatalità ripetute, Sono legate invece al felinoide. Serve per quindi al controllo. contrattone, Sì, sì. vita catena a strozzo, vabbè, lavoro, è sempre tutta la stessa cosa alla Sì, fine. sì. Apriamo il capitolo animali. È morto questo cane di una morte atroce, di grandi sofferenza, malattia e dolori. Prima che tutto sia finito, frase che sente in testa. Allora, io vedo che quello che mi ha fatto vedere all'inizio, come se la morte di questo cane le avesse fatto affiorare in parte quella capacità che aveva in quella vita lì di ehm, comprendere il linguaggio del regno animale, che in questa vita potrebbe essere appunto completato, come se qua quella parte lì la sa e qua lei potesse completare la parte del regno vegetale, quindi comprendere completamente il regno vegetale, partendo da quella conoscenza lì che, che- che è dentro di lei, ok? Quindi la morte di quel cane, quell'empatia con quel cane lì ha fatto riaffiorare le sue capacità, le sue conoscenze, Mhm. che ora, partendo da lì, in questa vita può ampliare, completare, diciamo, il cerchio rispetto a tutto il regno vegetale. Va bene, chiamiamolo questo cane davanti ai 300 e al papà. E lei che ha chiesto un saluto agli animali, chiamiamo tutti gli amici di questo cane. Dimmi cosa vedi. Avevano un sacco di tipi di animali, anche degli elefanti. Ci sono degli elefanti, dei rinoceronti, degli ippopotami, dei cervi, dei, dei lupi, dei leoni, dei faine, dei conigli, cani, gatti. Quanti saranno su per giù tutti questi animali? Sono 600. Ok, c'è un casino di gente lì davanti, Mm. al portale aureo chiuso.
chiuso, Mm. freddo, grigio, quando poi si apre Lo invece sanno, non è grigio, beh, freddo, lo è, sanno, è scuro. Ok, causa esoterica dello svenire o provare un grande schifo per la carne legata, quindi salami, mortadelle, salsicce, arrosti fatti legati. Allora, nelle tre sì, abduction direi. Mi è quasi, no, nelle tre abduction, scusa. Nelle abduction che le hanno fatto durante, tra quei tre riti che le hanno fatto da bambina, Mm. eh, lei ha visto i sacrifici che fanno, le hanno mostrato i sacrifici che fanno, ok? E in una abduction le hanno fatto anche un taglio. Aspetta, sto guardando. Ah, ok, l'hanno legata proprio tutta, quindi mani, piedi e corpo, testa. E poi le hanno fatto un taglio, vedo tipo dove c'è la tibia, di fianco alla tibia, con la tibia sinistra. Ok, questa è abduction eterica, ok. E lei si ricorda tutti gli altri sacrifici che le hanno mostrato, invece quelli proprio interi, cioè dall'inizio alla fine. E dopo Cioè quella cosa lì, sessuali o no, no, morte? proprio tagliare, quando tagliano gli arti, tagliano i pezzi dei Ma un bambini attimo, vivi. a lei l'hanno mostrato quando? In quei tre incontri? No, durante le abduction, Ah, che nell'abduction. le hanno fatto nel tempo di quei tre incontri. Scusami, torniamo un attimo Mhm. all'incontro della bambolina. Quello era l'1, il 2 o il 3, visto che erano tre? Quello era l'uno. E nel 2 e nel 3 che è successo? Allora, le hanno cancellato quella memoria lì perché hanno visto che le faceva domande ai genitori già da piccolina e quindi non si ricorda neanche il preambolo. Appunto, diciamo che hanno ripetuto per tre volte quello stesso rito con le parole. È come se fossero tre step, dal primo al terzo, dove le parole cambiano un pochino e si entra un po' più in profondità come apertura di canali e dove ciucciano l'energia. Ok. Il punto 3 è sempre la stessa cosa. Padre padrone, disastro Mhm, finanziario, debiti in evoluzione, casa stato di precarietà. Tutto uguale. Solo sì. padre padrone, perché? Chiediamolo direttamente a lui. Eh, non sapeva come fare, nel senso si sentiva questo enorme carico sulle spalle già da quando era bambino, dai nonni, bisnonni, papà, così, che per cercare di tenere tutto sotto controllo voleva che tutti facessero come diceva lui, esattamente come diceva lui, perché se c'era qualcosa di diverso, eh, sarebbe potuto, lui dice, io sarei potuto andare in panico e avrei perso il controllo su tutto, e quindi tutto doveva essere incasellato come dicevo io. Già le cose andavano male, no? Mm. Quindi lui doveva avere il controllo del Certo, gran casino, in sì. sostanza. Mm. Beh, ne so qualcosa. Mm. Causa esoterica del nascere col forcipe, sì. Poi gliel'hanno fatto apposta per mettere quell'impianto mentale che gli hanno messo. E i mal di testa, È l'impianto mentale. la lesione anche, e Mhm. dell'essere ambidestra. Quella è la capacità che la PS è riuscita a mantenere nonostante le hanno fatto questa cosa col forcipe, l'impianto mentale, la PS è riuscita a mantenere questa capacità, è una grande capacità perché già lì mh, rispetto a un bambino nella media, ok, un bambino che nasce mancino o ambidestro, lei sarebbe stata mancina, ma
con impianto mentale è ambidestra, però già ambidestro usi il cervello già con una percentuale più alta, che ne so, già i bambini ce l'hanno alta, perché in media io vedo che usano l'11-12% già. Mm. E lei era già partita da bambina con 14, a volte 15% di utilizzo del cervello. Va bene, abbiamo chiamato per far fronte a questa fattura familiare. Sì, Mm. sì, le fatture alla fine sono i contratti che ti porti avanti, un compromesso, no? Chiedi aiuto per togliere una roba, ma in cambio dai un'altra cosa, quindi direi sì. O tara familiare, direbbe qualcuno. Tara, vabbè, quella è un'altra cosa. Apriamo le porte del meraviglioso cinema Infinitum Mhm, e invitiamo tutti i viventi della famiglia di Letizia ok. coinvolti dal progetto, non mi ricordo il nome. Aspetta, Iella. quello grande è Iella. Sì, il suo invece, quello familiare Lui si è, chiama lui è iniziazione, no, no, personale. ah, 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 Dimmi. pre- L'abbiamo de- non mi viene. l'abbiamo detto prima? Mm, L'ho sì, segnato. abbiamo detto prima, vabbè, Vabbè, dai, diciamo Iella. va bene. Sì, non mi ricordo. Chiamiamoli, ci sono dei cuginetti, dei nipoti, Tutti, dei tutti sono arrivati fratelli. tantissimi, sono tipo una cinquantina di persone. Ok, tutti nel cinema. Sì, e tutti molto entusiasti rispetto al solito che vengono, vabbè, andiamo a vedere così. Come se l'informazione gli fosse già arrivata un pochino, no? Che qua c'è finalmente la soluzione a questa cosa che tutti sentono come un carico che arriva da dietro, dicono, oh, che palle, Mhm. E qua le entità tremano perché oggi un tanto. laviamo via un sacco di sporco, Mm, togliamo un sacco di brutte cose sì, e diamo soprattutto tanta informazione. Dimmi sì. sono arrivati i tre soliti, aspetta che apro. Vai, dell'oblio Sì. e tutte le loro generazioni, famiglie, figli. Lo sanno bene che questi militari si rompono, vanno nel portale dell'oblio con tutta la catena. Ok, chiuso. Quindi quello che fa Papino si ripercuote su mogliettina, su figliolino, su nipotino, su tutti. Mhm, presi tutti. Questi sono i militari che vengono a trovarci per Mm. impedire che, perché hanno gli ordini, ma frega niente, fuori dalle palle, io non voglio nessuna interferenza, è stato chiaro, se arrivano perché siamo qui a fare lavoro per Letizia, io sono stato chiaro, se venite, finite lì dentro e loro vengono lo stesso e finiscono lì dentro. Ogni promessa è debito. Sì, perché è come se li assoldassero senza dirgli cosa gli capita, diciamo, quindi. Eh sì, comodo, lo sanno Certo. benissimo. Vanno a vedersi di notte dopo essere stati Eh, assoldati tutte le mie sessioni che possono durante una notte e poi la mattina decidono se aderire o licenziarsi. E se lo decidono in un modo di aderire, ne prendono le conseguenze. Io l'ho detto, l'udienza è tolta, Santi Licheri. Nel cinema c'è una porta d'ingresso e dalla parte opposta c'è una porta che dà alla Infinitum Gym, una palestra in cui non c'è bisogno di avere una tessera gold di accesso, basta entrare una volta. Dentro ci sono tante belle creazioni Mhm. e questa gym ha un'altra porta dietro di accesso unico VIP, Very Important Person, di Letizia. Letizia è la prima che può entrare in questa palestra, perché è lei che è arrivata a questa sessione. Lì ci sono tre piccole creazioni molto molto potenti. La prima è la VIC, la pillola vibrazione, informazione, consapevolezza. La seconda è l'Ad Eternum, una sfera di energia che vibra altissimo, che lei crea e non toglie alla sua frequenza, e che lei potrà imparare a creare e creare in mille modi
diversi ogni giorno, oggi la farà per 7 coppie, mi sembra. Ed infine Frequenzia Eterna, la nuova arrivata, questa nuvoletta sferica spiraloide di fumo viola. Questa l'abbiamo creata per i cinevaccati, la possiamo creare anche per tutte le dipendenze. Ieri l'abbiamo Mhm, creata come variante tabagismo. mhm, I cinevaccati hanno bisogno di essere fondamentalmente sempre sottoposti ad alta frequenza, perché quando qualche cosa capiterà nel mondo che attiverà i contenuti del siero, contenuti nanorobotici del siero, la persona dovrà essere molto consapevole e a frequenze molto alte per contrastarli, questi piccoli, simpatici, microscopici nanorobottini. mhm. E con questa pillola di frequenza eterna non dovranno fare un grande sforzo perché la attiveranno questa frequenza eterna. Bene, in tutti quelli che abbiamo chiamato magari c'è qualcuno cinivaccato oppure Letizia è molto fortunata perché ha una famiglia non cinivaccata in toto, quindi questi regali, questa palestra è ad accesso libero e unico perché le cose vanno dette una volta sola, se non si vogliono imparare, ciao. La porta del cinema di uscita è aperta, tutti se ne possono andare subito. Basta l'ad eternum per spazzare via qualunque tipo di fattura, Mhm. iella. Con l'unione della VIC, con la vibrazione, sì, ma anche l'informazione, si ha un senso, si ha una spiegazione della fattura a cui si è aderito e si aumenta la consapevolezza. E poi chi vuole ne ha bisogno si piglia la frequenza eterna. Sembriamo dei matti, ma funzionano queste cose. Mhm. Quindi è inutile dire bla bla bla, siamo creatori, creiamole in eterico queste cose, attiviamole, Mhm. usiamola questa fantasia, invece di bla 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 e basta, usiamola, creiamo. Letizia ha imparato a creare questi tre ehm, oggetti. Sì, sì, ha Lei qui non li guardato. prende gli oggetti, lei imprende il know-how, Mhm. l'informazione per crearli da sola. E se capisce che uno di questi oggetti è il maligno, non lo crea, dovrebbe capirlo da sola. Mhm. Maligno, vabbè. Mhm. Ho preso le informazioni e imparato. Vedo che li ha Cosa fa? riprodotti tutti e tre. Cosa fa? Vai, Poi, cluster. ok, adesso va. Mhm. Mi mostra tutte le sue vite, sono tutti i contratti delle sue vite, che ogni vita è un gomitolo di lana, di colore diverso, che a seconda di quanti contratti hai, più cicciotto o meno. Sta aprendo il portale definitivo, adesso li sta tirando tutti dentro, ok, l'ha chiuso. Ok, quello relativo alla iella, chiamiamolo così, quello della Mm, tara familiare, che aspetto aveva? mm. Allora, era il colore che era diverso. Um, un rosso marrone. Era come se nel gomitolo Mm? sporgesse di più, cioè se tu guardavi il gomitolo era il primo filo che vedevi, ecco, Mhm. cioè cadeva subito l'occhio su quel contratto lì. No, perché era a parte che in questa vita praticamente era l'unico, Mm. adesso perché ormai era quella la cosa più consistente, poi aveva le due entità, però no.
Mhm. Diciamo la cosa più grande era quella lì del contratto dei terreni di Iella. Però si vedeva proprio il filo, cioè se tu guardavi il gomitolo di questa vita, andavi diretto a guardare quel filo lì. Mhm. Ok, una ad eternum e andiamo Mhm. all'avatar. Ok. Mhm. Davanti all'avatar, vedo lì appoggiato con le braccia così, rassegnato, quindi Via tutto velocemente, mhm. non sono cose Che che ormai ci definitivo interessano più. La pulizia è immediata, lei è sul comprende portale. benissimo. È una ad eternum anche Sì, qua. sta E il creando mio eco, e l'ha messo. il mio eco, da dove viene? Continuano a mandarli così, come se... Vabbè, Allora, si forma in automatico un portale eh, eh, dell'oblio davanti al portale da cui loro vengono. Quindi proprio ok. loro mettono un piede qua e poi il secondo piede va a finire già dentro. Ok? Ok. Ok. E loro il Mhm. portale dell'oblio lo vedranno, solo loro però, con l'aspetto del cesso. Quindi sanno che vanno nel cesso. Mhm. Attenzione, non si torna più indietro da lì, eh? Lì Mm. non si torna più indietro. E tutti quelli che ti conoscevano non ti conoscono più. Creiamo e creiamo anche cose che ci difendono e ci tutelano. Io voglio crearle, le cose che mi tutelano. E questa per me è una tutela. Se poi qualcuno non la capisce, non è un problema mio. Io ti avverto, tu lo fai lo stesso e tu vieni punito. È giusto, perché sennò è un disequilibrio. Io non posso vivere di disequilibri, prendermela io in saccoccia. No, deve essere sempre equilibrio, sempre. Se tu mi danneggi, ti torna indietro. È così. Le fatture, per esempio, funzionano così. Mm. Tu danneggi qualcuno in maniera impropria, disequilibrio, equilibrio. Sciogli la fattura e torna indietro. Quindi inevitabilmente quando faremo questo lavoro adesso con tutti i vivi e tutti i morti, le entità con cui il bisnonno Trisavolo, quello che era, Wolfgang Amadeus Mozart, aveva firmato con l'entità, quelle entità finiscono molto male, perché Mm. finiscono definitivamente a essere riscomposte in energia. Qui non c'è la maga che ha fatto la fattura che finisce male, qui c'è l'entità pura, quindi che non ce ne frega neanche di capire se erano falconiformi o rettiliani, ma quelle finiscono molto male. Mhm. Bene, nel caso di Letizia, che ha Sì. imparato a fare tutto, ha Mm. messo adesso una Eternum, di dove c'è Sì. l'avatar, ok. C'è ancora qualunque cosa che abbiamo visto, le entità eteriche subliminali che formavano il No, ponte, gli EDL 3, gli impianti di abduction, no, eventuali cloni, no, non c'è più niente. non c'erano i cloni? No. Ok, si metta altri 5 ad eternum in questi posti, se vuole, Mhm. corpo fisico, emozionale, mentale, eterico, subliminale. Ok, messi. Mhm. Mhm. Vedo proprio che la vibrazione va su e giù di tutti i corpi insieme, no? Vibra altissima, così, di continuo. Lucio? Ah, ah, Sì, sì, ho sfumato su. apriamo il portale aureo, adesso sì, Ok. via tutti. Se qualcuno vuole dire qualcosa, il padre o chi altri, anche animali, possono farlo. 300 disincarnati più 1, 301, 600 animali. C'è solo un rinoceronte che dice eh, la tua capacità di comunicare col mondo animale come se fosse rimasta nella memoria vibrazionale di tutti noi animali. Voleva dire questa cosa qua.
Adesso stanno entrando tutti. Com'è la scena? È proprio c'è come un fiume di movimento dentro. Sono quasi entrati tutti. Mhm. Il padre dice qualcosa prima di entrare, ulteriore? Grazie per avermi mostrato questo film oggi. Mi ha confermato quello che stavo imparando qua. Basta. Ok, sono entrati tutti. Ok, lo chiudiamo. Mhm. Vediamo la nuova vibrazione di Letizia. 250 miliardi. Nuova consapevolezza. Stava scappando una parolaccia. 230%. PS e PE. 55, 45. No, perché 250 miliardi sì, è già capitato, ma è il massimo che abbiamo trovato finora. Sì, sì. Quindi è molto elevata. Vite precedenti. 802. Cervello. 10,8. Bene. Messaggio di Letizia a se stessa, in virtù soprattutto del passato e del presente non ce ne frega più di tanto. Ci interessa, del presente sì, del presente e del futuro, lavorativamente parlando, come autorealizzazione, nuova vita, Mhm. che lei ha già innescato, ma che adesso con tutte le funi che la tenevano giù, non ci Mhm. sono più, e quindi con tutte le funi che non ci sono più, ha modo di esplicarsi, ha modo di svilupparsi in modo diverso. No, no, non c'è bisogno di incrociare le dita, Letizia, non è la fortuna, sei tu che la crei. Tu crei il nuovo futuro, non c'è la fortuna. Siamo abituati a dire, quella cosa è un sogno. No, quella cosa è il Obiettivo. mio obiettivo, quella cosa ce l'ho già in mano. Mm. Speriamo che vada bene. No, va bene, nel senso non è neanche che va bene, è così. Quindi il tuo, non ti sto facendo la ramanzina, ma il tuo obiettivo è lavorare con le piante e gli animali. È venuto fuori palese, proprio. Quella è la Mm. strada. Quella assolutamente è la strada. Vecchio lavoro, prenderai tutto quello che ti devono e ovviamente con i tempi, le modalità che deciderai tu senza una pazzia, insomma, la strada è quella e vedrai che tac 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 si aprono tutte le Mm. porte, Mm. inevitabilmente. Tu sei già avanti, sei già andata Mm. avanti, sei andata, arrivata alla sessione nel momento giusto, dove bisognava che qualcuno ti aiutasse a tagliare le funi. Allora, una cosa che mm, era già prima che eh, mi veniva da dire, nel senso, da dirle, deve assolutamente cambiare il colore delle tende nella stanza. Mm. Che sono nere, no, No, sono blu, blu. con la stanza bianca. Perché? Le hanno fatto riprodurre quella porta di quella prima volta là. Il portone della casa, Mm. cioè il pavimento a scacchi? No, più che altro la parete bianca con la porta bianca e le tende blu che lei aveva descritto e la sua stanza è uguale. Ok, e poi qual è il messaggio della PS? Ehm, allora, l'immagine che mi viene è tipo, mi fa vedere tipo un piccolo appezzamento di terra, no? Come se fosse un orto quadrato, su un terreno per preparare l'orto, no? Quadrato, dove lei mette i birilli ai quattro angoli, no? Come piccoli birilli. ehm, allora, c'è uno spazio enorme, diciamo il terreno da coltivare è enorme, ok? E lei inizia quadrato per quadrato, non so come dire, no?
Quindi è come se il suo obiettivo fosse quello di mm, nutrire l'intero spazio enorme che le si trova davanti, infinito, ok? Ma così è confusionario e non ha una partenza. Mm. Quindi la PS dice: inizia a focalizzarti su un quadrato alla volta, Mhm. ok? Quindi su un Uno step, pezzettino uno step alla volta per arrivare poi a poter nutrire tutto. che è un po' quello che dicevo io prima, cioè Sì, adesso lei salta su, va, si licenzia, no. sempre il primo passo Un passo prima per di arrivare anche solo all'obiettivo. comunicare che la festa è Fra 8 finita, mesi. tra 8 mesi, prima di dare un preavviso, uno pone le basi, Mm, mm, mm. va a vedere, cerca di capire e si sistema, insomma. Sì. Bisogna essere sempre molto cauti e furbi, diciamo, nella vita. Questa potrebbe essere la traduzione di questo messaggio della PS. Sì, più che cauti e furbi, io lo vedo più come Ah, mettere le passi. basi, no? Sì, quindi se tu fai un pezzo alla volta fatto bene, diventa stabile e fa struttura, Mm, mm, mm. ok? E le Cioè, fondamenta. Bisogna fare esatto, le quindi fondamenta. il tempo, non c'è spazio e tempo, quindi sembra una cosa lunga, ma in realtà è la- la giusta s- Sequenza. sequenza, proprio il giusto svolgersi delle cose, no? Quindi rispettare i tempi naturali dei movimenti, ecco. Perfetto, questo è il messaggio quindi. Sì. Nel Mhm. cinema che cosa fanno e chi fa qualcosa? A tutti, mai vista una roba così. Ci sono tutti loro, queste 50 persone che hanno preso tutte le istruzioni, si sono mangiati tutti la Vic e stanno creando l'ad eternum e tra tutti, cioè, si mettono come se si mettessero assieme un gruppo, cioè, li vedo molto affiatati, molto collaborativi per dire tu ce l'hai fatta, guarda, si fa così, cioè, è una cosa che così non ho mai visto. Proprio Bene, un'energia forte e complice. coesa. Mm. Sì, Va bene, anche la madre? sì, sì, tutti, io li vedo tutti lì così. Perché la madre non le ha detto nulla alla figlia adulta del Si secondo? vergogna. Mm, sento un po' in È colpa. talmente piccola la bambina che non è possibile che si ricordasse qualcosa, invece Eh, vedi, il pensiero è affiorato. mm, Ok, abbiamo finito. Disconnettiti mhm. da tutto e tutti. Se ritieni opportuno che possa valere anche per aiutare qualcun altro o per dire questa cosa a livello esperienziale, sì, sempre sì, Ok, ci stavi perché dicendo, sono in registrazione, ci stavi dicendo, prego, che, sì, che? stavo dicendo che questo ricordo è stato illuminante, nel senso che si è concretizzata una cosa che pensavo, idee da bambina, idee magari è un ricordo, ho visto un cartone animato, ho visto un qualcosa che era simile a, però il ricordo era troppo Mhm. vivido, ma non ricordavo poi tutto il resto. Quello che è venuto fuori ora mi fa capire che è come unire i puntini con il comportamento di mio papà, il lavoro di mio papà e quello che poi dopo è stato un inabissamento totale di tutto il discorso familiare. E quindi è stato come identificare una situazione ora, nel senso che non sono una visionaria, Mm. c'è stata questa situazione e si è posto la parola fine a questo discorso e niente, però insomma, mia mamma non ha mai detto sì, guarda, o non ha mai confessato questa cosa, ha del tutto rimosso, Mm. perché lei dice, no, ma noi non avevamo amici, ma noi non avevamo parenti, ma noi, ma no, ma io non so, e quindi era la negazione totale della situazione. Però si spiegano, ecco, molte cose a livello anche del fatto di non poter vedere la carne legata, di Mm. sentirmi veramente male
o di vedere qualcuno che soffre. Questa è una cosa anche questa mi dà degli scompensi totali fisici. Mhm. Quindi se uno può evitare la sofferenza altrui, secondo me lo deve fare. Siamo obbligati a farlo, a non far soffrire gratuitamente altri esseri. Quindi tutto mi torna, ma la cosa che mi piace è la cowgirl che parlava. Ma infatti ti ho visto tutta contenta della cowgirl, no? No, che poi la cosa buffa è che adesso mi sto occupando di un cavallo conteso tra due proprietari che non gli danno da mangiare. E Ecco, dico, vedi. guarda, il cavallo ci sta ad hoc. Infatti. E dopo ti dico una cosa su questa cosa, visto che sei di Roma, ti piacciono i cavalli, no? Sì, Ah, mi sembra abbastanza inevitabile, ma dopo te lo dico fuori dalla registrazione, anche se alcuni che seguono i video avranno già capito. Va bene, quindi mettiamo questa parte finale della tua testimonianza, diciamo, voce, ci fai sapere come va. sì. Resta ancora un attimo, boh, vuoi aggiungere qualcosa ancora? No, io volevo anche ringraziarvi per il fatto che avete chiamato tutte le altre PS della mia famiglia, perché so che anche dei parenti che non ci sentiamo molto, ma noi siamo comunque, non so per quale motivo, molto legati Infatti, si intimamente. vedeva E proprio. quindi anche se stiamo un anno senza sentirci, quando poi ci risentiamo è come se fratello, Sì, sì, e si non vedeva proprio, era parente. proprio molto chiaro, E molto... quindi Mm, mi fa piacere, Molto uniti. nonostante sì, molti di loro si siano cinivaccati. Infatti, quello che dicevo a mamma, noi piangeremmo tanto e mi dispiace questo. eh, Eh, capiterà però tutti. ognuno sceglie quello Mm, che è più opportuno per se stesso. Quindi, bene, Bene, vi ringrazio tantissimo, ti grandiosi. ringraziamo anche noi. Resta ancora un attimo in linea. Ciao a tutti. Ciao.